la Insta360 Go 3 è realmente impermeabile oppure no? Scopriamolo subito. Ok, possiamo dire che è sopravvissuta al test subacqueo ed anche l'aggancio con i magneti non è stato da meno. Infatti non ho avuto alcun problema e mi sono trovato molto bene a filmare sott'acqua. Ora però è giusto che sappiate che la Go 3 è impermeabile fino a 5 metri di profondità, ma dovete tenere bene a mente una cosa. Infatti vi dovete assicurare di lasciare sempre il filtro di protezione dell'obiettivo avvitato correttamente. Questo piccolo accorgimento è fondamentale per mantenere la Go 3 al sicuro durante le vostre immersioni subacquee, ma vi ricordo che di base questo filtro è già montato sulla Go 3 e quindi se non l'avete mai smontato non vi dovrete preoccupare di nulla. Inoltre l'Action Pod da solo non è impermeabile come la Go 3 stessa. Fortunatamente però è possibile rendere l'Action Pod resistente agli schizzi d'acqua con certificazioni PX4 proprio accoppiandolo con la Go 3. Significa che in questo modo resiste semplicemente a degli schizzi, pertanto evitate di immergerla completamente in acqua in quanto potrebbe danneggiarsi. Quindi per le vostre avventure acquatiche dovrete usare semplicemente la Go 3. Naturalmente dopo averla immersa a mare dovrete sciacquarla molto bene con l'acqua dolce ed asciugarla con un panno morbido e non dimenticatevi di fare lo stesso con gli accessori. Infatti il sale tende a corrodere e può rovinare la vostra attrezzatura se non la lavate. Per i video che vi ho mostrato ho impostato la Go 3 in modalità free frame e quindi ho selezionato come risoluzione 1440p. In questo modo, avendo un video quadrato, in post produzione ho potuto decidere se ritagliarlo in orizzontale o in verticale. Poi ho impostato i 50 fps per poter fare i video in slow motion e poi usando il profilo colore flat ho applicato una correzione colore, mentre come supporto ho sfruttato il selfie stick invisibile di Insta360 che in genere utilizzo con la X3. Come aggancio ho sfruttato quello magnetico che di base è incluso in confezione. Ed infine è arrivato il momento di fare un test audio, quindi ora mi immergo. E adesso l'audio non si dovrebbe sentire molto bene perché ancora la Go 3 è piena di gocce d'acqua e quindi dobbiamo attendere qualche istante che l'audio si normalizzi. Quindi in estrema sintesi potrete usare tranquillamente la vostra Go 3 per lo snorkeling. L'importante è non usare l'Action Pod ed immergersi ad un massimo di 5 metri di profondità. Nel frattempo, se ancora non l'avete configurata per la prima volta, potreste dare un'occhiata a questo video e naturalmente potreste lasciare un bel like ed iscrivervi al canale.